Ciao a tutti da Rita e bentrovati sul mio canale YouTube Rita Chef Channel. Oggi siamo insieme per preparare quello che io definisco proprio l'ABC della nostra cucina italiana, no? Una base delle preparazioni salate, delle salse, e parliamo del ragù. Ora io vi faccio vedere come io preparo in maniera molto semplice, lineare e con pochi ingredienti il mio ragù, che io definisco, modestia a parte, ottimo. Allora, per preparare il mio ragù avremo bisogno di 700 ml di pomodoro. Allora, questo è pomodoro pelato che io ho frullato con un mixer ad immersione e quindi ho ottenuto quello che voi qui vedete. 500 g di macinato di vitello, sale, pepe, olio extravergine d'oliva e poi un paio di coste di sedano precedentemente lavate e private delle fibre esterne, 2 belle carote, anche grandi, perché la carota dà dolcezza al pomodoro qualora dovesse essere aspro, e un pochino, diciamo una cipolla, vedete questa è una cipolla dorata, media, quindi di piccole dimensioni, perché il sapore della cipolla non deve sovrastare in questa, tra gli altri ingredienti, sugli altri ingredienti. Allora, iniziamo a preparare una sorta di ragù vegetale, quindi io qui vedete che ho un mixer, un robot da cucina, e in questo robot da cucina io ci vado a tagliare grossolanamente la carota, la cipolla ed il sedano, va bene? Andrò a frullare questi ingredienti fino ad ottenere una polpa molto fine di questi ortaggi. Ecco, una volta che ho sminuzzato grossolanamente gli ortaggi, chiudo il coperchio del mio mixer e vado a frullare. Allora, una cosa molto importante, quando vedete che gli ortaggi, in questo caso le carote sono di più, no, rispetto agli altri ortaggi, si attaccano alle pareti, allora ci aiutiamo con un goccino di acqua, ma veramente un goccino, per dare l'umidità all'interno e permettere che praticamente gli ortaggi si frullino ben bene, così che non si sentano i pezzi. Allora, questa è, ora ve lo faccio vedere, la consistenza finale che noi dobbiamo ottenere. È praticamente, sono pezzettini veramente piccolissimi, va bene? Che poi andranno completamente a disfarsi con il calore durante la cottura. Quindi adesso il prossimo passaggio è prendere la casseruola che io ho già sul gas e che in cui già ho messo all'interno, vedete, dell'olio extravergine, e vado immediatamente a mettere i miei ortaggi frullati all'interno. Ecco qui, allora vi avvicino la pentola, vi faccio vedere così com'è il composto, vado a girarlo con una spatolina in legno all'interno del tegame con l'olio, dopodiché lo porto sul gas dove ho una fiamma non altissima ma neanche bassissima, diciamo una buona fiamma moderata, va bene? E lascio soffriggere i miei ortaggi per circa 5-6 minuti. Passati 4-5 minuti vedete che sul bordo della pentola cominciano le verdurine a dorarsi, anche perché io non le ho affogate nell'olio. Sapete che le mie preparazioni sono sempre poco grasse. A questo punto vado a mettere il macinato di vitello all'interno delle mie verdurine. Vado a rompere così, diciamo, la carne e poi aggiusteremo di sale e di pepe. Vedete la carne con che facilità si scioglie? Perché praticamente noi, pensate che io in questo ragù non uso neanche
il vino bianco per sfumare, come di solito si fa, no? Perché utilizzando questi ortaggi, queste verdurine, che comunque tutti gli ortaggi contengono una grossa parte di acqua, ok? Questo mi permette di portare a un buon livello di cottura la mia carne senza aggiunta di altri ingredienti, perché l'umidità che mi serve per portare la carne a cottura me la daranno le verdurine. A questo punto regoliamo di sale, senza eccedere mai, mi raccomando, e di pepe, sempre macinato al momento. Giro ulteriormente la carne, dopodiché lascio andare in questo modo, senza toccarla mai, abbasso soltanto leggermente la fiamma e lascio andare per 10 minuti prima di aggiungere il nostro pomodoro. Allora, guardate, vi voglio far vedere, adesso brucia, però vi voglio far vedere bene il fondo della mia casseruola. Nonostante non abbiamo messo vino per far stufare la carne, proprio per il motivo che vi ho spiegato prima, che comunque è soffritta con gli ortaggi frullati, non si è attaccata sul fondo. Ora siamo pronti per l'inserimento della nostra salsa di pomodoro. Andiamo a metterla giù tutta la salsa. Vedete che pomodoro e carne sono quasi in egual misura. Se considerate che io sto utilizzando 700 grammi di salsa di pomodoro e ho utilizzato 500 grammi di carne e circa 500, quelli erano circa 500 grammi, 450 di ortaggi, quindi alla fine la salsa che verrà sarà una salsa veramente di carne, non sarà sugo di carne. Allora, a questo punto dobbiamo regolare di sale e di pepe il pomodoro, perché il pepe e il sale che abbiamo messo era soltanto in quantità giusta per salare e pepare carne ed ortaggi. Ora mettiamo la giusta quantità così per il pomodoro. Vedete come comincia a bollire? Io a questo punto abbasso completamente la fiammella e lascio andare, rimestando di tanto in tanto, ma non servirà perché comunque non si attaccherà, per un'ora. Fra un'ora il nostro ragù sarà perfettamente pronto. Questo è come si presenta il ragù dopo circa, io ho detto un'ora, però io ho avuto da fare, quindi diciamo che questo ha bollito circa un'ora e 20. Vedete come si è praticamente addensato e è una vera e propria salsa di carne. Quindi ora andiamo a vederlo messo, diciamo, su una scodellina. Vedete, non c'è quantità di grasso o di olio in eccesso, come a volte capita di vedere. È una vera e propria salsa di carne, quindi perfetto per condire anche semplicemente un piatto di pasta di qualsiasi genere, tanto più per fare un'ottima lasagna o comunque paste al forno. Questo è il mio ragù, io mi auguro che vi piaccia, è fatto di pochi ingredienti e soprattutto sano e molto buono e particolarmente dolce. La dolcezza è data a questo ragù proprio dalle carote. Io a questo punto vi saluto e mi auguro che vi piacerà questa mia preparazione e me lo farete sapere nei commenti e con i vostri like. Vi invito ad iscrivervi numerosi al mio canale e vi do appuntamento alla mia prossima video ricetta. Ciao a tutti da Rita.